Hai mai sentito dire che la storia si ripete? Forse ti sei trovato anche tu a domandarti, ma perché mi ritrovo sempre al punto di partenza? Oppure perché continuo a fare gli stessi errori anche se so che non portano da nessuna parte e io non vorrei farli ma li faccio lo stesso? Freud ha chiamato questa dinamica coazione a ripetere. Si tratta di una spinta inconscia a rivivere esperienze dolorose, penose, che riguardano il nostro passato, ma ancora oggi non siamo riusciti a superarle. Partiremo da alcuni esempi e poi arriveremo insieme alla spiegazione di questo fenomeno. Esempio numero uno: quando le relazioni non funzionano. A molte persone capita di ripetere sempre lo stesso tipo di relazioni che sanno già che non funzionano. Cambia il partner, cambia la situazione, cambiano le facce, però in fondo si ripetono le stesse dinamiche. Delusioni, tradimenti, manipolazioni, litigi, insicurezze tue o dell'altro. Un altro esempio: capita ad alcune persone di innamorarsi di persone che non corrispondono al loro amore. Sì, però una volta lo capisci, quando si ripete più volte ti domandi: ma perché mi innamoro sempre di persone che non corrispondono? Ora ti chiedo, ma secondo te come mai succedono queste situazioni? Come mai una persona va sempre a cercarsi casi umani? Perché inconsciamente c'è questa ripetizione? Scrivilo magari nei commenti, di cosa ne pensi. Quale forza secondo te sta agendo in questo caso? Secondo esempio, le scelte di lavoro sbagliate. Immagina una persona che cambia spesso lavoro perché dove si trova adesso non sta bene, ci sono delle dinamiche che non gli piacciono. Allora cambia, ma finisce sempre a trovarsi con dei capi molto autoritari, non democratici, oppure dei colleghi che hanno delle dinamiche strane. Cambia nuovamente e si ritrova nella stessa situazione. Quando queste cose capitano più volte, d'accordo, qualcuno potrebbe dire, beh, ma gli ambienti di lavoro oggi sono per la maggior parte così. Se li cerchi attentamente, magari anche no. Allora, è pura sfortuna o c'è qualcosa di più profondo, di più personale in questo? Quale potrebbe essere il legame tra queste scelte sempre ripetute allo stesso modo? Terzo esempio, l'autoboicottaggio. Immagina uno studente brillante che se la cava molto bene, intelligente, preparato, eccetera, però quando arrivano degli esami veramente importanti continua a spostare la data, come se non si sentisse mai pronto. E in questo modo, a furia di spostare, la laurea si rimanda, eccetera, eccetera. Vorrei far notare la ripetizione dello spostare la data, del sentirsi non pro. Cosa potrebbe esserci sotto? Perché questa persona continua a mettersi nelle stesse difficoltà? La delusione di rinvio continuo. Quarto esempio, i conflitti familiari che si ripetono. Immaginate un giovane adulto che quando torna a casa litiga sempre con i genitori per gli stessi motivi e non hai trovato la fidanzata e non combini niente di buono nella vita, ma quando è che succederà questo? Quando diventerai autonomo? Oppure che litiga con i fratelli per gli stessi ripetuti argomenti. Secondo te perché questi litigi si ripetono sempre allo stesso modo, con gli stessi contenuti? Cos'è che mantiene vivo questo ciclo di ripetizione? Quinto esempio, la storia si ripete. Guardate un po' più da lontano la storia dell'umanità. Guerre che si ripetono. Alla notte dei tempi non abbiamo imparato nulla? Perché ripetiamo sempre gli stessi errori? Perché ci sono questi continui conflitti tra i popoli? Perché tornano le dittature, i regimi? Allora è possibile che anche nella società si ripetono gli stessi errori degli individui? Che ci sia anche a livello sociale la stessa coazione a ripetere? Dunque, cos'è la coazione a ripetere? Concetto introdotto da Freud, ne ha parlato più volte,
e ha anche modificato le sue teorie. Innanzitutto coazione. Cos'è la coazione? Vuol dire essere obbligati, costretti a fare una cosa anche se non si vorrebbe. Ripetere vuol dire ripetere. Se sei obbligato a fare un errore e lo ripeti continuamente, tante volte, è una coazione a ripetere. Freud diceva che è una spinta inconscia irresistibile e incontrollabile dunque, non la puoi gestire. Diceva, si ripetono situazioni penose di vecchie esperienze senza ricordarsi l'esperienza originale e con l'impressione che si tratti di qualcosa di attuale, motivato da quello che accade oggi. Paradossalmente la ripetizione mantiene vivo il vissuto penoso che magari è stato di un'epoca molto più antica. Quindi la persona rimane intrappolata in un ciclo che si ripete. Freud dice, il paziente, anziché ricordare, ripete le esperienze rimosse, mettendole in atto, agisce gli stessi errori. L'analizzato ripete invece di ricordare perché c'è una resistenza. Il concetto di resistenza lo spiegheremo bene in un altro video, ma c'è una resistenza al cambiamento. Noi cerchiamo di mantenere l'omeostasi, di far rimanere le cose così come sono. Quindi anche durante un'esperienza di psicoterapia o anche durante l'analisi, il paziente continua a vivere gli stessi sintomi. E Freud diceva, lo stato morboso non può cessare con l'inizio dell'analisi. La malattia non va trattata come una faccenda del passato, ma come una forza che agisce nel presente. Questa forza qua è quella che ti costringe a ripetere. La malattia fa danno oggi. Allora, come possiamo interrompere il ciclo della ripetizione? Come possiamo superare la coazione a ripetere? Innanzitutto possiamo riconoscerli. Il primo passo è la consapevolezza che noi stiamo ripetendo, quindi stiamo evitando qualcosa, agiamo invece di ricordare. Non sappiamo che cosa abbiamo, però possiamo sempre renderci conto che in questa ripetizione le cose non vanno, giriamo a vuoto come il criceto sulla ruota e magari curarci, ad esempio andando in analisi. Adesso è il tuo turno. Quali sono gli esempi di coazione a ripetere, di schemi che si ripetono nella tua vita o nella vita delle persone che si stanno vicino, che fanno sempre gli stessi errori? Scrivilo nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e nel frattempo pensaci,